Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellot, torniamo a parlare di Europa Universalis 5. Io ho un paio di settimane che ho lasciato, diciamo, le news sedimentare perché effettivamente non c'era molto di cui parlare, hanno fatto un paio di Tinto Talks in cui, o meglio, un paio di post sul forum in cui hanno fatto degli aggiornamenti sulla 1.2, passo che ho completamente skippato perché sapevo che in un paio di settimane, molto rapidamente, purtroppo, ma a questo punto meglio così, sarebbe arrivata la 1.3. La patch 1.3 come beta arriverà fra pochissimo, settimana prossima. La proveremo su questo canale sicuramente in live e poi magari proverò ad aggiornare la partita con Venezia, inizieremo una nuova partita quando quella di Venezia sarà completata. Insomma, ci sono sicuramente queste questioni da diramare, però è una patch molto molto interessante perché sarà incentrata, come vedete da questa immagine, sull'Italia. Quindi noi non ci beccheremo un DLC nel primo anno del gioco, primi 2 anni del gioco, ma ci sta pure perché in realtà, ve l'ho sempre detto, noi siamo sicuramente tra le zone con già più contenuto, ma con questa patch abbiamo, diciamo, un trattamento simile a quello che ha avuto Bisanzio col DLC. Non tanto quanto lui, nel senso specificatamente ogni paese quanto Bisanzio, ma in generale l'Italia avremo un sacco di avanzamenti nuovi, nuove forme di governo, modificano gli eventi, modificano i nomi delle città, modificano un sacco di cose. Quindi da questo punto di vista sarà una patch incentrata sull'Italia e una piccola parte ancora dei Balcani, quindi si vogliono proprio concentrare su questa parte d'Europa per ora. Chiaramente lasceranno la zona spagnola, iberica, quella francese e scozzese ai prossimi 2 DLC e poi capiterà anche altro. Anche in questa patch vedremo sicuramente dei miglioramenti per quanto riguarda Sacro Male Impero, però non vi voglio anticipare troppo perché troverete qua sotto la timeline sia nella descrizione che nella parte insomma del video per andare, se volete, agli argomenti che più vi interessano. Sarà anche quello di oggi un video, spero non troppo lungo, però c'è tanto di cui parlare perché questa, allora, sembra che non sia una patch, diciamo, rivoluzionaria come appariva essere l'1.2, che effettivamente aveva creato anche un bel po' di hype positivo. Questa secondo me è più sottile e forse quindi è migliore. Però devo dire che hanno deciso di dare tantissima importanza ai feedback della community e questo non so se è positivo, perché e ne abbiamo parlato nei commenti degli scorsi video, quindi vi invito a lasciare commenti anche in questo video. Li leggo tutti, non sto rispondendo a tutti perché è un momento della vita in cui sono troppo impegnato a fare mille cose purtroppo, però parlatene al massimo tra di voi, ma vi giuro che li leggo tutti, ma non ho sempre tempo di rispondere, diciamo, dando il giusto peso al commento, quindi magari li leggo, dico, risponderò più avanti senza lasciare il cuoricino e basta perché. Però ecco, se volete datemi questo feedback, chiaramente poi potete iscrivervi se ancora non l'aveste fatto, anche perché settimana prossima, come dicevo, partiremo con una nuova live giocando con una nazione italiana. A questo punto, avendo già giocato con Venezia, con Napoli, con Firenze, rimangono il Papa e Milano. Secondo voi con chi dovremmo giocare? Fatemelo sapere nei commenti. Se non vedo due schieramenti ben distinti, o comunque uno che vince sull'altro, magari faremo anche un sondaggio. Bene, prima di andare avanti vi ho già chiesto vi ho fatto il riassuntino iniziale, vi ho già chiesto di lasciare like. Vi ricordo pure che potete partecipare al giveaway di Instant Gaming, mancano pochissime ore e giorni. Chiaramente quando voi vedrete il video sarà passato un altro giorno rispetto, o insomma qualche ora in più rispetto a questo timer. Come si fa a partecipare? Entrate nel server Discord dove trovate il link nella tab degli aggiornamenti del server, quindi qua potete partecipare e vincere un gioco gratis anche questo mese. Chiaramente vi invito anche, se volete supportare il canale, ad abbonarvi o ad acquistare titoli su Instant Gaming con il mio referral, quindi trovate il link in descrizione. Comunque vi invito ad andare su Discord dove trovate in generale gli altri modi per supportarmi. Allora, direi di iniziare. Oggi parleremo di due Tinto Talks. Il primo è quello di settimana scorsa, è proprio streaming sito, quindi lo accenniamo e basta. Semplicemente ci dicevano che la patch 1.3 Pavia sarà incentrata sugli stati italiani, ci sarà Guefig Bellini, guerre italiane, 120 bla bla bla. Ci saranno nuovi dialetti, o meglio, un sacco di zone saranno rilocalizzate col dialetto. Abbiamo già visto
che per esempio Venezia è Venezia, Genova è diventata Zena con la 1.2, quindi ci saranno ancora più nomi, che tra l'altro bisogna capire perché saranno i dialetti di allora o i dialetti di oggi. Prima domanda. Seconda cosa, cioè, diciamo, per uno straniero secondo me non cambia niente, perché tanto vede un nome che non sa leggere, o comunque legge male, dice ok, si chiama così. Ma renderà più difficile per un italiano che non conosce tutti i dialetti trovare una zona, perché se ti esce fuori un evento, devi andare a Zena e fare sta roba, e uno non sa che Zena è Genova, non è che, cioè, devi cercare dov'è. Poi chiaramente Zena ho preso l'esempio più noto, ma se esce fuori un paese scritto in maniera diversa, ecco, potrebbe, però comunque ci sta, magari c'è un'opzione per disattivarlo o qualcosa del genere. Poi in generale c'è la possibilità di, cioè metteranno nuove banche, e poi ci sarà un disastro sul sistema bulgaro. Questo di fatto è il riassunto del Tinto Talks numero 110, che invece è molto molto lungo, ragazzi, molto lungherrimo. Anche questo sarà una cosa infinita, moriremo malissimo. No dai, mi impegno per cercare di essere più snello e andare un attimino dritto al punto, anche perché avete detto che volete dei contenuti un attimino più corti. Va bene. Allora, come vi dicevo, secondo me questa patch per ora non va come nella 1.2 in una direzione specifica, dove la 1.2 chiaramente accompagnava il DLC, però ve l'ho detto, il DLC era più una cosa lì, un fronzolo appiccicato, niente di importante. Qua invece per ora sono andati, secondo me, in alcune direzioni sull'economia, però in particolare mi sembra che abbiano voluto andare a sistemare specifici problemi. Quindi più che andare a modificare ancora l'idea del gioco, per ora si sono concentrati sul risolvere pochi problemi alla volta. Allora, tipicamente quando c'è un problema grosso è meglio dividerlo in problemi più piccoli, risolvere quelli più piccoli e poi pian pianino, senza che uno si accorga, il problema grosso si è risolto. E quindi non è una strategia brutta. Però diciamo che non si è ancora capito la direzione generale. Quindi è un approccio, secondo me, conservativo, che ci sta pure in una patch estiva, ok? Perché questa è una patch estiva, perché la patch, diciamo, grossa nuova sarà la 1.4, che uscirà col prossimo DLC, ok? A fine settembre, spero. E, cioè, nel senso, spero letteralmente non prima di quel periodo, perché poi quella dopo esce l'anno prossimo, quindi dovrebbe essere un po' a metà strada tra adesso e fine anno, ok? La 1.4. Questa qui quindi non dovrebbe, cerca di non fare danni, ok? Quindi questo qua secondo me è un attimino più lo scopo. È come se andasse a sistemare, passatemi il termine, quello che c'è stato finora, cercando di farlo funzionare al meglio. Ma non mi sembra una di quelle patch che vada a fare diciamo, un nuovo piano, un nuovo schema di gioco, un nuovo scheletro del gioco. Qui è più un facciamo funzionare bene quello che c'è, che è un approccio diverso. Ripeto, non è né migliore né peggiore, semplicemente è diverso, ecco. E ha abbastanza senso che questa patch non sia coraggiosa come le altre, perché è la patch che poi avrà agosto. Quindi non possono permettersi di avere un mese in cui tra luglio e agosto in Spagna vanno in vacanza d'agosto, in Svezia, anche se qua lavorano in Spagna, vanno in vacanza a luglio, però diciamo sono 2 mesi in cui la Paradox non è molto presente, ok? Quindi secondo me vogliono non creare danni, quindi questo qua è un po' lo spirito della cosa. Questo vuol dire che in realtà sarà una patch un attimino più matura delle altre, perché non va a fare degli esperimenti, ma va a far funzionare le cose. Nella 1.4 secondo me torneremo a spingere un po' nelle direzioni giuste. Mi sarebbe piaciuto, e credo non lo vedremo, un rework totale, e poi iniziamo a guardare, questo diciamo è il mio giudizio. Mi sarebbe piaciuto un rework totale anche del come si fanno i core, perché quello va un po' a sistemare anche tutto il discorso della... Qua non capisco se la musica è alta, ragazzi, scusatemi che ho cambiato tutto quanto, spero che si sia sentito bene finora. Dicevo, va a cambiare anche tutto il discorso. Avrei preferito qualcosa di più coraggioso che andava a cambiare tutto il discorso del come si fanno i core, delle zone integrate e quant'altro, perché secondo me quello è un po' la base che non sta facendo funzionare bene neanche il discorso dei vassalli,
delle culture, delle religioni, però quello forse è un po' troppo cuore del gioco, e questa secondo me non è, da quello che hai detto oggi, non è una patch che va a cambiare il cuore del gioco. Bene, a questo punto direi che possiamo iniziare. Allora, prima notizia arriva all'inizio di settimana prossima, quindi non questa, arriverà all'inizio della prossima, quindi hanno fallito, non arriverà effettivamente a maggio, ma arriverà la prima settimana di giugno. Tra l'altro in Italia è ponte, ma solo in Italia è vacanza, cioè c'è la festa della Repubblica il 2 giugno, quindi magari se al posto che lanciarcela mercoledì, ma tipo lunedì, per noi è anche più interessante provarla. Comunque, vediamo un po' questo che è il complete... non l'ho tradotto, aspettate, facciamolo in diretta. Vediamo un po' che disastri crea oggi la traduzione di Google, che potrebbe affidarsi a Gemini, ma invece non lo fa. Comunque, panoramica completa della patch 1.3, beta da settimana prossima. Prima di tutto, hanno modificato la diplomazia e le grandi potenze. Sistema di grandi potenze. Ora lo status di grandi potenze cambia perché per ora le grandi potenze avevano il difetto che si autoalimentavano, nel senso che soprattutto davano un bonus importante alla capacità diplomatica, che però adesso effettivamente è meno importante di prima, ok? Quindi una grande potenza aveva più capacità diplomatica che la rendeva ancora più potente, quindi era un po' un loop. Adesso tolgono questo discorso, perché la capacità diplomatica prima serviva avere tanti vassalli, ora si gioca con meno vassalli. Quindi da questo punto di vista è meno fondamentale. A un certo punto, vi ricordate la partita con Venezia? Io ho fatto di tutto per diventare grande potenza e regno, cioè regno, rango, regno, ok, non regno perché siamo sempre Repubblica, ho dovuto ripetere questa cosa 600 volte, perché chiaramente mi serviva avere più capacità diplomatica per avere più vassalli. È una partita della 1.1, ok? 1.1, sì. Quindi ora è già meno importante, però è comunque un fattore interessante la capacità diplomatica, e la andranno a rimuovere dal sistema di grandi potenze. Quindi essere grande potenza non vi dà più questo bonus. Vuol dire che in generale ci saranno meno alleanze e conglomerati giganteschi, perché uno si deve scegliere piccoli alleati, ok? Effettivamente ha senso. La partita che stiamo facendo con Venezia, sto giocando molto con questo fattore perché è fortissimo, e quindi lo sto sfruttando perché io sto giocando al gioco che era, ok, la 1.1, ed era una delle caratteristiche più forti. E effettivamente quindi avevamo tante alleanze, tantissimi vassalli. Dopo non sarà più possibile far così, ce la dovremo cavare un pochino più da soli. Poi hanno cambiato anche la forma del punteggio per diventare grande potenza, e questa è molto interessante perché in realtà si va a introdurre non solo le grandi potenze ma anche le grandi potenze locali. Qua nella mappa si vede che ci sono le grandi potenze che sono colorate e le potenze locali che sono rigate, quindi per esempio Portogallo, Aragona o i Mamelucchi o l'Austria hanno le righe, quindi vuol dire che sono grandi potenze a metà, ovvero sono grandi potenze locali, che però in realtà vuol dire giusto anche che siano grandi potenze a metà, perché effettivamente ricevono metà dei bonus delle potenze mondiali, quindi quelle locali hanno metà dei bonus di quelle altre. Hanno cambiato un po' come calcola il tutto. Il modello ora è basato sulle aree, ok? Quindi ci sono la potenza derivata da vari fattori, tra cui però quello più importante è il controllo in determinate zone, cioè per aree della mappa. Per noi in Italia e in generale in Europa, dove abbiamo aree molto piccole, cioè ci sono le località, le province e le aree, ok? Parlo proprio di quella cosa lì, del gruppo di province, che le province poi sono un gruppo di località, ok? Quindi quella zona territoriale lì. In Europa sono piccole, nel senso che sono tantissime, perché le località sono piccole, quindi le province sono più piccole, eccetera. Cioè in Moscovia sono più grosse, ok? Per intenderci. Questo ci permetterà in realtà di concentrare più potere e quindi essere più grandi potenze rispetto a altre zone del mondo. Chiaramente comunque non c'è paragone rispetto a Great One, Delhi o Golden Horde. Questa è la situazione inizio partita, mi fa un po' strano, credo sia quella inizio partita, mi fa un po' strano i Mamelucchi, per il resto direi che è perfetta. Anche se considerare Napoli grande potenza piuttosto che la Boemia non lo so. Cioè per me Napoli sicuramente è una potenza locale, più che una grande potenza, ma qua non è a righe, è intera, quindi c'è questo discorso qua. Comunque letteralmente vale il discorso delle aree, quindi quello è quello che conta. Come vi ho già detto che dà metà del punteggio, quindi qua per esempio vediamo Napoli, questi sono i bonus, grande potenza, non c'è più la capacità diplomatica,
quindi c'è diplomatici mensili, ma non la capacità diplomatica. Peso dell'alleanza, quindi quanto vale essere alleato con noi, peso dell'unione e vabbè, questi altri fattori sono uguali. Qua c'è qualcosa di nuovo, la capacità di credito, o meglio, la reputazione finanziaria, creditizia di una nazione, un concetto che vedremo più avanti nel video di oggi. Quindi essere great power favorisce la possibilità di farsi dare dei bonus, però vedete qua la cosa interessante è il punteggio. Quindi qua abbiamo Basilicata e Calabria, che è un'area, e Napoli ha 20 punti su 14, ok? Quindi più 10. Qua abbiamo 20 of 14 needed, ok, va bene. Poi Campania, comunque vedete quali sono i punteggi che abbiamo, e in totale arrivano ad avere 35 punti. Ora, non ho capito bene come è calcolata questa cosa, perché qua c'è scritto che una potenza normale deve avere almeno 30 punti. Quindi Napoli, visto che di base con quello che ha ne ha 35, ha vinto. Come si calcolano questi punti? In base anche alla ricchezza della zona, quindi c'è da considerare questo. Infatti qua ci dice che le zone italiane sono molto preziose e ricche. Questo vuol dire che conquistandole si diventa great power, o l'Italia unita potrebbe diventare molto potente. Già ora in realtà l'Italia unita ti fa diventare great power, quindi diciamo l'effetto in realtà non sarebbe diverso da come è bilanciato il gioco oggi. Va bene, come vedete nessuno dei due livelli, quindi né questo che è great power né great power a metà, dà capacità diplomatica, quindi quello non c'è più. Hanno cambiato poi anche la fiducia. Ora, non tanto come funziona, perché l'hanno modificata nella 1.2 ed è molto meglio di prima, ma come viene, cioè l'interazione con cui uno può aumentare la fiducia con un altro, perché attualmente questa cosa costava reputazione diplomatica, scusate, quindi la fiducia con uno stato costava reputazione diplomatica con tutti, non aveva chiaramente senso. Ora, se uno vuole aumentare la propria fiducia con una nazione speciale, perde prestigio, perché diciamo appunto spende il proprio prestigio, dice io non ho bisogno di queste cose, invece no, diventiamo amici per favore, ti fidi di me per favore, questa cosa ti fa perdere prestigio, ok, questa è un po' la sostanza dei fatti, piuttosto che reputazione diplomatica con tutto il pianeta. Quindi da questo punto di vista molto più interessante, molto meglio, e si potrà aumentare la fiducia più rapidamente. Se si può fare anche con i vassalli diventa interessante, perché aumenta anche la velocità di annessione, se non mi ricordo male. Quindi aumentare la fiducia ora costa così ed ha questi bonus. Crescita economica ora ha conseguenze diplomatiche. Ecco, qua arriviamo a una nota dolente. Allora, come vi ho detto, hanno cercato di ascoltare prevalentemente i forum eccetera in giro, e io non capisco con che logica, perché effettivamente qua dicono sostanzialmente che la crescita economica ora ha una conseguenza diplomatica. I paesi che che registrano una forte crescita economica diventano più minacciosi agli occhi dei loro vicini. Questa cosa non l'ha chiesta nessuno. Quindi prima hanno detto no, abbiamo ascoltato feedback, però questa cosa non l'ha chiesta nessuno. Infatti sotto nei commenti tutti hanno detto cos'è sta cacata, toglietela subito. Quindi boh, non lo so. Comunque se uno cresce troppo forte fa paura ai vicini, quindi non gli vogliono più bene. Questo è un po' il messaggio. Non so che senso abbia, perché boh, nel senso va bene così. Vediamo se la lasceranno. Chiaramente poi la beta fra una settimana, quindi magari cambiano. Ora l'annessione dei soggetti molto più piccoli, questo è un bonus. Allora, quando si annette un vassallo c'è un bonus che si chiama in inglese is much smaller, o in italiano è molto più piccolo, ok? Che praticamente si attiva a un certo punto se la nazione è il 10% della nostra pop, e da lì in poi c'è un bonus per annetterlo più rapidamente. Vogliono togliere questo threshold, quindi non è più al 10% della pop, è sempre. Cioè se una nazione è più piccola di noi, la annettiamo sempre più rapidamente, punto. Anche se ha uno di pop in meno. Chiaramente uno di pop non fa nulla, cioè è lineare. A un certo punto se noi abbiamo infinito più di pop di lui, cioè loro non hanno 0, noi un qualsiasi numero, a parte che non si può fare diviso 0, ma fa niente, è indeterminato, vabbè, insomma, non andiamo in quei concetti matematici, però il discorso è che più una nazione è piccola, più la nettete rapidamente, ma questa cosa parte non da se è almeno il 10%, ma da qualsiasi percentuale, quindi
probabilmente anche se è più grossa di noi, molto strano, ma potenzialmente costerebbe di più, ok? Ma non so, insomma, se sono arrivati fino a questo punto, ma teoricamente ora se la nazione è la metà della nostra pop, senza essere il 10% di noi, ha un bonus in cui la annettiamo più rapidamente, ed è un piccolo modo per migliorare la velocità di annessione, che è sicuramente qualcosa di utile. Poi, diplomazia automatizzata. Qua hanno automatizzato un po' di interazioni, alcune interessanti, alcune meno. Secondo me questa può essere interessante nella misura in cui è molto customizzabile la cosa, potete decidere come modificare e come attivare questi diplomatici automatici. Diciamo che è un po' una ripresa da una delle poche automatizzazioni, scusate, che avevamo in Europa Universalis 4. In U4 di automatico c'era praticamente quasi solo l'utilizzo dei diplomatici, quando potevi metterli, quelli che non avevano, ne assegnavi qualcuno a fare alcuni lavori, ok? In EU5 hanno automatizzato tutto tranne questa cosa, finalmente l'hanno rimessa. Vediamo poi se sarà utilizzabile o meno, però diciamo di base è una notizia interessante, poi vediamo un po' nella pratica. Hanno automatizzato anche altre cose, però hanno deciso di... È molto disordinato questo Tinto Talk, cioè ci sono argomenti con capitoletti con dentro cose che non c'entrano niente. Ora cambiamo argomento però, militare e combattimento, che è combattimento sia navale che terrestre. Quello navale hanno cambiato un po' di cosette. Innanzitutto sapete che l'hanno modificato 1000 volte, quindi lo modificheranno ancora. Lo testeremo, non so dirvi se sarà meglio o peggio, spero sia meglio ovviamente. La cosa interessante è che però ora le navi affondano più rapidamente, più facilmente, piuttosto che restare flotte infinite o affondare tutte tipo al giorno 1 perché non sono riuscito a trovare navi di mezzo. Adesso vediamo un po', spero che funzioni meglio. In generale poi ci sarà una penalità di combattimento alle navi grandi sui mari stretti o chiusi. Qua vediamo direttamente. Quindi le Heavy Navy avranno in length meno 25 e negli stretti meno 40. Quindi le galee diventano un pochino più importanti. Ora io mi chiedo se per le egemonie andranno a dare un peso, ecco, anche alle navi leggere. O meglio, se vogliamo fare solo navi da guerra, alle galee. Quindi navi, diciamo, da guerra negli stretti. Perché, ripeto, la flotta degli ottomani era tra le flotte più potenti al mondo per il Mediterraneo. Quindi non puoi considerare che non era egemone del mare, che poi chiaramente è diventato meno importante, ma fino a tutto il 1500 rotti è stato il mare più importante. Quindi l'egemonia a livello navale del Mediterraneo conta come egemonia, ok? Dal mio punto di vista. E quella la raggiungi con le navi, le galee, non con le navi pesanti, che qua giustamente vengono nerfate. Quindi spero ci sia anche questo intervento. Poi, combattimento terrestre, nuovo sistema di bonus per il combattimento costiero interno e fluviale. Quindi sostanzialmente ci saranno delle truppe varie in giro, tipo le guerre varangane o altre, che qua non elencano neanche ovviamente tutte, che avranno sostanzialmente dei malus o dei bonus a combattere in determinati tipi di terreno. Diciamo che qua è una piccola introduzione di Hearts of Iron 4, piccolissima, dentro Europa Universale 5, in cui ci sono le truppe specializzate per il tipo di terreno, come gli alpini o quant'altro, o i Marines in Hearts of Iron 4. Mi piace, molto molto interessante. Poi hanno cambiato un po' le ribellioni, più che altro, vabbè, qua dice che le ribellioni ora vanno a influenzare se beccano o meno le fortezze in base anche alla realtà delle states, vabbè. La cosa interessante però sono le due, che poi in realtà sono tre, interazioni nuove, qua dice due ma sono tre, 1, 2, 3, ok? Che si possono fare con le ribellioni. Quindi si ritorna un attimino alla schermata delle ribellioni di Europa Universalis 4. E meno male, perché EU5, vi ho detto, quasi tutte le meccaniche di EU5 sono superiori a quelle di EU4, ma qualcuna no. Effettivamente c'è qualche meccanica dove EU4 ha 1000 cose in più. Le rivolte. Cacchio. Cioè, la politica interna è fatta anche dalle rivolte, soprattutto in questo periodo. Ed erano gestite malissimo. Ora invece perlomeno possiamo intervenire. Possiamo provocare la rivolta. E qua non ci spiega, però c'è il tastino, quindi vediamo che c'è. Poi possiamo accettare le sue domande, quindi facciamo quello che vogliono.
o se no le paghiamo e li facciamo stare zitti. Quindi o offriamo, li paghiamo, offerta di acquisto e non rompo più le balle, o se no accettiamo le loro richieste. Per esempio in questo caso tutta la popolazione del Galles ottiene soddisfazione, accettiamo la cultura del Galles, che era quello che loro volevano, a quanto pare. Decentralizzazione, perdiamo legittimità e noi ci arrendiamo. No, loro si arrendono, ma perché noi abbiamo accettato la loro domanda, quindi in realtà siamo noi che ci arrendiamo loro. Se vogliamo vederla giusto giusto, vabbè. Poi, sì, c'è la possibilità di mandare un esercito in prestito a un alleato durante la guerra, quindi possiamo fare un esercito, mandarlo a un alleato e lui ce lo gestisce. Quindi semplicemente noi potremmo avere magari un esercito incredibilmente più forte di un altro, ma non abbiamo voglia di gestirlo, cosa che non credo abbia mai senso nella vita, però facciamo che uno voglia giocare così. Cioè voi siete Milano fortissimo, vi alleate con il Monferrato e fate guerra al Papa. Avete 4 eserciti, uno dice, ma questo voglio gestirne solo 3, perché 4 no, non mi piace oggi gestire 4 eserciti, e uno lo date al Monferrato che con la sua I fa le cose. Così c'è scritto, poi valutate voi. Questo è quello che c'è scritto. Governo e proprietà. Con proprietà chiaramente intende tenute, con proprietà e tenute che in inglese sono la stessa parola, giuro. C'è scritto estates, quindi governo ed estates. Io le chiamerò estates in italiano perché non c'è una parola italiana, cioè tipo classe ceti, ceti è la parola italiana migliore. Ceti sociali. D'ora in poi dirò ceti sociali, però purtroppo Google ogni volta lo traduce letteralmente, vi giuro. Qua c'è scritto estates e qui c'è scritto estates con due parole diverse. Quindi anche qua c'è scritto estates. Per questioni di video io potrei usare ceti sociali, ma poi non si capisce qui. Ora, l'ho detto ora, dovrò ridirlo ogni volta, probabilmente, però fa niente. Comunque, governo e ceti sociali. I ceti sociali, quindi capitoletto ceti sociali, ora avranno una cultura e una religione basata sui pop più potenti al loro interno. Cultura e pop diversa da quelle della corona avrà una minore soddisfazione. Va bene. Quindi hanno fatto tutta questa cosa per fare in modo che le loro siano meno fedeli se non sono di cultura accettata o primaria. Non so se accettata vale meno di primaria. In teoria sì, perché per rendere una cultura accettata primaria dovete anche migliorare le relazioni con quella cultura 2 volte. Quindi renderle molto più fedeli. E cioè, una cultura accettata con kinder, quindi con non solo che si vogliono bene, ma si vogliono più bene, non mi viene la parola in italiano. Chiaramente trovate in descrizione il link per la mod, che però non funziona per gli screenshot sul Tinto Talks, ovviamente. Comunque, in quel caso avreste teoricamente lo stesso effetto, perché per tutte le altre categorie di gioco, una cultura accettata con 2 volte miglioramento di relazioni tra culture è equivalente proprio da tutti i punti di vista a quella primaria. Vabbè, questa è la situazione. Più che altro è difficile pensare a una situazione per la quale ci siano i borghesi tutti di un'altra cultura, i nobili tutti di un'altra cultura, a meno che non acquistate un botto di posti e poi non ci facciate sostanzialmente nulla. Poi ci sono 8 nuove interazioni immobiliari. Che cacchio vuol dire? Ah, oddio. Immobiliari è un altro modo con cui Google traduce estate. Giuro, io sto impazzendo. È la stessa parola che in 4 righe tradotte in modo diverso. Comunque, 8 nuove interazioni per le States. Possiamo andare a richiedere imposte aggiuntive, tasse straordinarie, operazioni speciali, singole proprietà che vi danno prestiti al clero e prestiti al clero. Ai diplomatici, possiamo chiedere diplomatici nobiliari e sessione parlamentare di emergenza, quindi abbiamo vari click da poter fare per fare cose, tipo gli diamo dei soldi, cioè no, richiediamo dei soldi, guardate, 600 ducati e perdono 33% di soddisfazione. Gliene diamo 4.000 e aumenta del 10. Quindi non è molto equilibrata come cosa. Vabbè, comunque quello che ti ho detto sopra. Interessante il Parlamento. Questo potrebbe essere molto bello. Mi sembra che già ci fosse però questa possibilità di richiedere il Parlamento in più. Vabbè. Ok, qua cose meno interessanti, soddisfazione, cose varie. Velocità di ricerca. Ora questa è legata al controllo. Quindi, io mi chiedo,
Il controllo è già, credo, la cosa più importante del gioco, perché vi dà tutto, vi dà soldi, vi dà potere della corona, tutto. Ora vi dà pure velocità di ricerca. Quindi ragazzi, EU5 è il gioco del controllo, che poi è il gioco di fare i core, e quindi torniamo al discorso dell'incipit, sarebbe il caso di cambiarli, o comunque modificare come vengono gestiti. E a tal proposito ne parlavo su server Discord, secondo me c'è un'idea buona di un youtuber inglese che si chiama General Strategist, o Generalistic, non mi ricordo il nome, comunque avete capito a chi mi sto riferendo se lo conoscete, che intende modificare un po' il tutto. Adesso vediamo se con i content creators, se ci sarà la possibilità di parlare con lui e o comunque con gli sviluppatori. Però ripeto, non credo che in questa patch vadano a fare qualcosa di così coraggioso come modificare il cuore del gioco, perché mi sembrano tutti modifiche necessarie a situazioni che funzionavano male. Non sono per forza situazioni che poi funzioneranno meglio, perché ogni modifica non è detto che sia migliorativa, purtroppo abbiamo avuto la prova di questa cosa, però ecco, questa è un po' la situazione. Perché quello che ho appena detto è importante legato al controllo? Perché il controllo è legato a se avete il core e poi la cultura accettata. Queste due cose fanno la base del controllo insieme alla prossimità. Ora, il gameplay è chiaramente nostro, aumentare la prossimità e poi fare in modo di ottenere il core. Per fare il core bisogna annettere i vassalli o integrare con gli advisor e poi accettare le culture. È un bel macchinozzo grosso che vi dà tantissimi bonus, però davvero il gioco è molto centrato su questo. Poi ci sono nuove riforme di governo, le ho zoomate perché sono un botto. Considerando il fatto, vabbè, guardiamo solo le prime perché le altre le scopriremo semmai in partita. Mi piace però età delle scoperte e loyalty dei vassalli, perché considerate che quando si va nella terza era si perde loyalty dei vassalli. Sopra ci sono tutti i tastini strani. Ah, sono la nuova interfaccia dei valori. Hanno cambiato un po' come si vedono i valori. Ok. Sì, ci sono modifiche a lui in continuazione, ovviamente. Comunque, questa non mi dispiace nella terza era, perché nella seconda c'è un bonus sui vassalli, che si perde qui, quindi i vassalli sono meno fedeli. Qua, se uno ha problemi, lo può reinserire. Questa è solo velocità di costruzione delle strade. Non sono più abituato a... no, la mia mano. Ho modificato un po' il setup, quindi ero convinto che la mia mano fosse qui, invece è prima. Mi dovrei spostare, fa niente, dovrò riambientarmi. Mi piace molto questo perché, visto che hanno anche ridotto i modi per ottenere capacità diplomatica, questo è davvero fondamentale. Quindi questo mi piace. Tradizioni diplomatiche, che dà diplomatic reputation e capacità diplomatica, quindi molto molto forte. Comunque in generale ci sono nuove forme di governo che sicuramente è buono. Vanno a modificare ancora il Sacro Romano Impero e in questo caso creano i circoli imperiali, i membri si uniscono ai loro circoli che sono legati alla zona geografica, ogni gruppo può eleggere un capogruppo dei circoli e a questo punto i capi gruppo dei circoli hanno interazioni speciali con l'imperatore e viceversa. Quindi qua vedete sulla mappa c'è il circolo della Lega Anseatica, il circolo di Brandeburgo, il circolo di qua, il circolo di là, il circolo sotto, sopra, a destra, a sinistra e in questo modo ci sono più interazioni da fare. Qual è lo scopo di tutto qua? Tutto questo? Creare qualcosa da fare a metà partita. Quindi questa è una meccanica letteralmente che serve a non far annoiare le persone. Fine. Cioè non so se ha un riscontro storico. Nasce da un'esigenza di gameplay. Punto. Per me è sufficiente, cioè va bene così. Perché, ve l'ho sempre detto, per me il gameplay batte qualsiasi cosa nel videogioco. La grafica, la storicità, ogni cosa che vi possa venire in mente. Questo non è interessante. Economia e commercio. Altro capitolozzo, cambiano ancora un botto di robe. O meglio, cambiano un botto di cose, poco. Non è una rivoluzione. Questa patch è un po' questo il leitmotiv. In più c'è tanto flavor sull'Italia e questo lo scopriremo chiaramente giocando. Allora, uno dei problemi più silenziosi che hanno richiesto tempo per la comunità da identificare. Questa roba vi ha fatto girare talmente tanto le balle che voi non potete avere idea. Cioè praticamente dice, qua c'è uno dei problemi più silenziosi che ha richiesto tantissimo tempo alla community per accorgersene. Voi, community,
Ci avete messo troppo a capire che non funzionava questa meccanica. Ma si può. Questi sono gli sviluppatori, dicono, e la community non se n'era accorta ancora, cacchio. Noi lo sapevamo, ma speravamo ve ne accorgeste prima. E poi non è vero, ovviamente non lo sapevano, quindi loro sperano che noi, da beta tester quali siamo, ma non solo per questo gioco, è per tutti, eh, scopriamo che la cosa non va e gliela diciamo. È vero anche che il mondo di oggi con la capacità, cioè con internet, permette un'interazione tra il consumatore e lo sviluppatore di videogiochi molto più fitta e di conseguenza è anche corretto che il giocatore possa dare più feedback e questo migliori il gioco. Però c'è un limite a tutto, cioè non è che bisogna... Cioè, il limite opposto era come quando i giochi uscivano col CD o col floppy e che chiaramente quello era il gioco fine, cioè se non andava bene doveva uscire un floppy di aggiornamento o un CD. Voi sapete cos'è un floppy? Secondo me la metà di voi non sa cos'è un floppy. No, non è vero, la metà di voi è più vecchia di me. L'altra metà di voi ha la metà e quindi quei 2% che resta, 1% è donna, quindi l'8 marzo gli facciamo gli auguri, l'altro 1% non sa cos'è un floppy. O magari è nato molto, molto dopo l'uscita dei floppy, ma è talmente, diciamo, per quell'età lì seguire questo canale significa che comunque è un super infogliato di videogiochi e computer, quindi magari sa comunque cos'è un floppy. Quindi a questo punto diciamo che tutti sapete cos'è un floppy. Beh, al di là di questo concetto particolarissimo, non potete affidarvi così tanto alla comunità. Paradox. Cioè, qua torniamo a quello che vi dico sempre. EU5 è EU5. Paradox Tinto è Paradox Tinto e Paradox Tinto ha un gravissimo problema di controllo qualità. Punto. Poi c'è sempre l'attenuante del fatto che EU5 non è Tetris, è un gioco difficile, eccetera, eccetera, eccetera. Perché mi si è fermata la musica? Boh. Riparti. Voglio la musica. Ok, adesso c'è sotto Stellaris. Molto bene. Quindi questo è un po' il discorso. Sostanzialmente, chiudiamo la polemica tra me e me stesso. C'era, citazione, voglio vedere se la beccate, qua c'erano dei brutti bug, io non ve l'ho mai fatti vedere, però si poteva modificare artificialmente il prezzo facendo un triangolo del trade, ma non quello dell'Atlantico, ok? Cioè compravi una roba da Genova, la vendevi a Venezia, da Venezia la vendevi a Napoli, da Napoli la vendevi a Venezia. Praticamente c'era un ritardo nel calcolo dei prezzi e tu riuscivi a far girare la stessa merce con un trenino e continuare a aumentare il valore economico, ok? E chiaramente questa cosa l'hanno tolta. E poi invece la domanda di Pop ora cambia col prezzo. Che è buono perché prima cosa succedeva? Che praticamente i borghesi magari avevano una domanda per avere i tessuti e volevano sempre un tot numero di tessuti, punto. Se il prezzo era basso o alto, questa cosa non influiva. Questo cosa voleva dire? Che sostanzialmente si ricollegava al problema del loop sopra e se uno creava un deficit o un surplus di un certo materiale perché continuava a farlo girare, cioè il materiale non stava mai fermo, ok? Però non è che non c'era, semplicemente continuava a muoversi. Questo continuava ad abbassare tantissimo non il prezzo, ma cioè, alzava il prezzo perché è come se non ci fosse mai niente, ok? Però la gente continuava a comprarlo perché c'era, quindi comprava a un prezzo altissimo e si facevano un botto di soldi per questo motivo qua. Diciamo che hanno tolto sta cosa di cui non vi ho mai parlato prima, quindi però interessante perché almeno il trade non è bacato, poi continua a essere sostanzialmente irrilevante secondo me perché è ingiocabile. Questo è quello che penso io. Serve solo se avete bisogno di comprare determinati beni, ma non per guadagnare soldi. Ok? Secondo me per ora vale la pena giocarlo così. Edificio e produzione. Qua cambiano ancora un sacco di robe. Ora, i margini di profitto in caso di insolvenza sono stati drasticamente ridotti, quindi non ci sono più, cioè si guadagna molto meno di prima. Hanno modificato 200 metri di produzione. In sostanza, quello che ne risulta è che si guadagna meno di prima, nuovi metodi di produzione, ma si torna un attimino più all'Europa Universalis 4 maniera, dove
quello che conta sono i modificatori, ok? Quindi un bonus del 5% sull'efficienza produttiva rappresenta una quota sostanziale del vostro margine totale. Quindi la produttività è più importante quasi di quello che producete e come lo producete. Quindi semplifica un po' la questione. Vediamo. A me non dispiace come idea, perché si torna un po' alle U4, ma non è per forza qualcosa di positivo. Potrebbe essere meglio stare più alle U5, perché se mi semplifichi così tanto questa cosa, ecco. Poi i livelli di produzione degli edifici ora, di costruzione degli edifici ora saranno limitati all'accesso al mercato, quindi se avete una città dall'altra parte del mondo, insomma, poi senza controllo, senza accesso al mercato, anche se è una megalopoli, non potete costruirci niente perché la gente non riesce a vendere e comprare cose. Poi è aumentato tantissimo invece il consumo di beni militari. Quindi questo vuol dire che in realtà le zone che producono beni militari sono avvantaggiate rispetto alle altre. Anche perché il resto dei beni invece potrebbe essere non richiesto se costa troppo. Quindi diciamo, hanno implementato bene la domanda offerta e hanno aumentato un po' la richiesta, quindi la domanda di beni militari. Tutte le richieste di materiali militari sono raddoppiate. Ok, anche qua non è un piccolo miglioramento, cambiamento, ma per 2. Spero che questo sia bilanciato bene, perché dici meno aumento del 10%. Vabbè, vediamo un po' come va. Sposto un attimino. No, per 2. Cioè, vuol dire non per 10, ma per 100%, ok? Nuovi strumenti finanziari. Questo è interessantissimo, perché ora ci sono obbligazioni governative, ragazzi. Si possono comprare i titoli ed emettere i titoli di Stato in Europa Universali 5. Quindi BOT, BDT, BBT, bond, poi c'è il debito americano, quello italiano. Quindi economia rielaborata. Ora c'è la nuova tab qua dei crediti e c'è la nostra sistema di valutazione meritocratico creditizio. Quindi praticamente ci sono Moody's, Standard & Poor's e quant'altro che danno il voto, ma è più intelligente di quello che usiamo nella realtà, che c'è tipo A, tipo l'Italia ora cos'è? BBB più, no, non so se siamo diventati A qualcosa. Comunque sapete che c'è tipo la Germania che è AAA più, poi ci sono gli Stati Uniti che sono AA, eccetera eccetera, tutti hanno queste varie letterine. Noi siamo BBB, comunque siamo una classe sotto. Non so quanto giustamente, chiaramente legata al debito, però non apriamo politica economia italiana. Qui invece comunque al posto che avere le lettere come dei pazzoidi, ok, per non usare termini volgari che però sarebbero adeguati, usiamo dei numeri. Quindi è sicuramente meglio del sistema reale. Cioè questo è ottimo. Ottimo nel senso che è più logico. Poi se funziona a livello di gameplay in Europa Universale 5 non ne ho la minima idea, però sicuramente è meglio di come nella realtà. Quindi sostanzialmente voi avete un voto che si genera nel tempo se ripagate i debiti, non prendete debiti, avete debiti bassi, avete un PIL alto, avete non lo so, un deficit o fate la riforma delle pensioni, ok? Queste cose qui. E in generale ripagate i debiti, sostanzialmente credo che sia quello. Di conseguenza siete brave persone, quindi potete mettere i bond, le obbligazioni di Stato con interessi più bassi. Cioè, boh, vi sembra un livello troppo avanzato, cioè bello, però caspita, è davvero. Poi bisogna iniziare a spiegare, ora dei gameplay dovrò spiegare come funzionano le obbligazioni, le azioni, gli ETF. Se volete facciamo un corso di finanza. Non sono sicuramente il più adeguato a farlo e non darò mai consigli finanziari perché è meglio che ok, però ecco, diciamo che c'è pure questa cosa interessante. Vediamo un po' a livello di gameplay. Poi ci saranno nuove banche, vengono aggiunte nuove 10 regioni storiche che acquisiscono identità produttive permanenti, quindi ci saranno bonus permanenti alla produzione. E abbiamo visto che il bonus alla produzione ora è molto più importante, e ci sono delle zone italiane, quindi Toscana, Venezia, Milano, che avranno i loro bonus. Per esempio Milano e anche altre, ho sottolineato solo le nostre, avrà il più 20% per le zone per le produzioni militari. Poi ora la lana viene riclassificata come materia prima e non come bene alimentare, quindi non potete più mangiare le pecore.
Questo significa che in alcune zone, come in Inghilterra, ora ci sarà una crisi alimentare totale. Ma in Italia, se avete giocato in Toscana, sapete che lì si sono dimenticati di mettere qualcosa che produca cibo. Non ce n'è. L'unica cosa che c'era erano le pecore, che servivano per produrre tessuti di lusso, oltretutto. Ora non producono più cibo le pecore, che producono sia il latte che la carne, quindi comunque, vabbè, oltre che la lana. Quindi, boh, credo che in Toscana moriranno tutti di fame, se non hanno cambiato qualcosa, perché c'era solo quello, adesso ci tolgono pure quello. Quindi, boh. Produzione di edifici e automazione. Ora torniamo all'automazione che vi dicevo sopra, per quello che hanno un po' mischiato le cose. Espansione automatica degli edifici. Quindi ora gli edifici si espanderanno automaticamente se cliccate il tastino in determinate condizioni. Quindi gli edifici devono essere produttivi, avere le materie prime, avere tutte le persone che ci lavorano lì. Voi potete dire, ok, costruiscimi questo da solo, un solo edificio, se è profittevole, se ci sono persone che ci lavorano tutti in quelli già costruiti, se non c'è carenza di materie prime, autoespansione. Buono. Poi automazione degli armadi. Cosa? Ah! Dei gabinetti. Mi fa troppo ridere, cioè è utile, ma d'altra parte no, vabbè, comunque sia, gabinetti, l'ho tradotto armadi. Perché poi io sono dislessico, quindi qua cioè, ho il dubbio di leggere male, ma invece avevo letto bene. Vabbè, comunque sia. Si possono automatizzare pure loro, quindi vediamo un po' come sarà la cosa. Hanno aggiunto i diritti cittadini, quindi anche questa cosa mi piace assai, molto molto bene. Poi alcuni non mi piacciono però. Free City Town, cioè borghesi più 50, corona meno 50. Ma te sei pazzo, non lo darò mai in nessun posto. Perché cosa poi? Perché cosa? 20% trade capacity. Non ne vale mai la pena. Mai. Ma neanche con Venezia. Anzi, ancora di più. Venezia ha davvero un problema con i borghesi. Quindi assolutamente no. Città granaio, perfetto. Questo qua invece non dà malus, quindi di default se una cosa non dà malus rispetto a qualcosa che dà malus è già positivo, senza grossissimi problemi. Ok. Poi mi è uscita una notifica, scusate. Riforma della religione e della religione, sostanzialmente vanno a mettere il sistema di movimento per i calvinisti e i luterani, qua ha saltato la L per qualche ragione, quindi quello che hanno introdotto nel DLC per la romanizzazione o sì, quegli eventi lì di latinizzazione o grecizzazione che poi si chiama Romanos, una roba così. Comunque hanno cambiato come si diffondono le religioni, sostanzialmente, per chiuderla. Contenuto e sapore. Italia, chiaramente non c'era scritto sapore, ma vabbè. Italia, Guelfi Ghibellini, 109 eventi dedicati al Rinascimento, quindi qua traduttore della moda ci sarà da fare di nuovo lavoro, 180 nuovi avanzamenti vengono aggiunti per l'Italia. Ora non è la nazione italiana, sono le nazioni italiane. Diciamo che è un po' un peccato, tra virgolette, che magari non si riescano a ereditare alcune cose. Cioè, se conquisto tutta la Toscana, sarebbe bello avere tipo qualcosa della loro tecnologia, perché non è che se Milano conquista la Toscana elimina tutto quello che fanno i toscani, semplicemente no, cioè li integra. Sarebbe bello poter integrare anche l'albero della tech, però effettivamente sarebbe difficilissimo da bilanciare, perché sennò poi uno si ritrova con 600 tech che staccano tutte assieme e diventa qualcosa di devastante. Poi c'è un nuovo evento per il disastro della fermentazione bulgara, quindi meno male i bulgari non saranno più devastanti, e nuove burocrazie. Quindi burocrazie aggiunte, vedrete che poi le metteranno non solo per le megalopoli. Ora non le possono regalare a cani e porci perché sono qualcosa del DLC, però sono una meccanica che diventerà base per tutte le nazioni, magari fra un anno. Ci scommetto, ci scommetto. E comunque perché ci stanno già lavorando, cioè perché dovrebbero fare qualcosa che è legata prevalentemente a chi ha le, cioè
adesso è qualcosa legata o a Bisanzio o a Roma, quindi due, o a chi ha le megalopoli. Megalopoli ci sono solo Pechino, il Cairo e Costantinopoli, poi ne potete fare una voi. In qualcosa avete un posto per la burocrazia, cioè capite che è qualcosa di estremamente piccolo e selettivo. Non ci sprecano tempo, se non diventerà qualcosa che metteranno da tutte le parti, quindi ci sarà sicuramente questa cosa qua. Mutamento all'interfaccia, qua semplicemente guardiamo la UI, quindi adesso possiamo vedere il nostro esercito come è composto, che peso ha, e vedete che qua c'è leve, regolari e mercenari, quindi c'è questa barretta in più, carina. Hanno modificato poi gli avanzamenti, qua si può vedere nella prima era dove sono gli avanzamenti unici per la nostra nazione, se sono stati fatti o non sono stati fatti. Interessante da questo punto di vista. E direi che per oggi possiamo salutare qua. È durato meno degli ultimi Tito Talks, meno male perché sono durati davvero troppo quelli prima. Vi ricordo ancora che potete partecipare al giveaway su Instant Gaming, quindi andate sotto in descrizione o acquistare giochi. E signori, ditemi cosa ne pensate di queste modifiche. Vi ripeto, secondo me non sono sostanziali, vanno però a ritoccare un attimino quello che già c'è, che ci sta secondo me fare anche una patch di modifica, una di miglioramento, una di modifica, una di miglioramento. È più un ciclo di lavoro che ha una certa logica, anche perché continuare a modificare significa che non si sa dove si sta andando. E poi c'è anche il concetto del fatto che questa è la patch estiva, quindi ci sta pure che non vogliano modificare il cuore del gioco in un periodo comunque particolare per lo sviluppo e eccetera eccetera. Però di buono c'è che per l'Italia, che comunque ripeto è già una delle zone migliori dove giocare, ci sarà effettivamente più contenuto, quindi da questo punto di vista secondo me sarà interessante. Ci vediamo sotto nei commenti e a presto ragazzi, GG a tutti.